Olga, guarda quante ce n'è, Francesca, vieni qua. Qui c'è il top. Guarda. Guarda che nido, sembrano uova. Dove stanno le patate di Fabio? Allora, le patate sono qui sotto. Seguiamo la pianta, ok? Qui c'è... Oh, cioè ci sono già. Incredibile! Cioè io ho dovuto scavare, stavano sotto, non erano salite vista. No, no! Oh, non ce l'abbiamo messa adesso, giuro che le sto scoprendo. Il regno delle patate. Una buona produzione, non ottima, ma sono contento perché... Ma ci sono anche più sotto? Sì, di qua. segui sempre gli stalloni. Vedi, lì ha preso un pochino di luce, la vedi nella parte alta, il verde. Sì, c'era il verdino. Parliamo di patate. Non so se vi ricordate il video del sacco di patate, ho avuto un po' di problemi, anche se devo dire che quelle che ho raccolto erano buonissime. Ma ora sono venuta da un vero specialista di patate, anche perché qui siamo in montagna, siamo in una quota abbastanza alta e qui le patate vengono bene. Fabio, sono nel tuo orto meraviglioso. Come le coltivi tu le patate? Qual è il segreto per le patate? Questa è una tipologia di coltivazione, è quella che a me piace in particolare perché assolve più funzioni. La prima è produttiva, la seconda protegge benissimo il suolo e io sto a 1000 metri, piove più di 1000 mm a pioggia all'anno, quindi non posso tenere fisicamente scoperto il suolo. La terza arricchisce invece che depauperare il terreno, quindi ha almeno 3 funzioni interessanti e importanti, e poi vi farò vedere anche una quarta che è molto importante per me, è che diventa un ottimo sistema per mettere a coltivazione terreni e anche zone che non sono nate per far questo, perché è proprio una costruzione di un sistema, un modello, in parte storico già riprodotto in altri ambienti e in parte un po' non dico originale, ma insomma con le aggiunte che facciamo noi qui. Se c'è troppo sole hanno una protezione. È naturale, logicamente, è una vite. Quest'anno non sono stato abbastanza efficiente da accorgermi di una patologia, ma comunque normalmente raccolgo l'uva, ma la cosa che è importante è aumenta la diversità e mi produce quell'ombra che in certi momenti, specialmente un'annata come questa, è stata fondamentale perché quest'anno veramente abbiamo toccato punta da 35 gradi a 1000 metri, perché siamo quasi a 1000 metri qua, quindi veramente fuori del comune. Quindi insomma, probabilmente se il clima continua ad andare in questa direzione, avere una mezza ombra invece del pieno sole è la strategia da seguire. È fondamentale, non potremo farne a meno, quindi o che siano strutture rigide, meccaniche, o che siano strutture naturali. Io ho messo un cachi, ho messo delle semplici ciliegie. L'importante è che cominciamo a mettere dell'ombra perché quest'anno proprio anche i pomodori si sbruciavano le foglie dal gran calore, quindi non possiamo più farne a meno e non torniamo indietro perché il cambiamento climatico oramai possiamo dircelo è scienza, quindi dobbiamo fare di tutto per impedire la ustione delle foglie. Allora guarda, qui ancora, vedi, se ti allarghi può darsi ce ne sia dell'altro, vedi? A questo punto le togli, vedi, sono rimaste attaccate. Loro crescono in superficie, non hanno bisogno di andare in profondità e quindi risparmi un sacco di energia a te e anche loro. Ora, come vedi, la terra è durissima, ora in questo momento, però fino a 20 giorni fa era ancora buona e quindi hanno potuto produrre, ma saranno 3 etti di patate, 3 etti e mezzo. È una buona produzione, anche perché poi sono molto fitte, vedi, qua c'è un'altra pianta, lì c'è un'altra pianta, quindi ci può stare. Come... Ah, aspetta. Qua non sono finite. Allora, funziona così. Allora, fisicamente io ho creato questa aiuola dal niente, poi vediamo se vogliamo come ho fatto. Ho messo semplicemente delle tavole, poi sotto ci ho messo delle ramaie, le potature che in giro dei vari frutti, le erbe spontanee essiccate. Quindi materia organica di scarto. A manetta, proprio fin quanta ce n'è. Poi logicamente ci vuole terriccio e terra buona, ma a volte ci metto anche la terra senza sapere se è buona, perché queste qua è ottimo anche per tutte le volte che hai da fare uno scavo e hai della terra in esubero, te le costruisci anno per anno, quindi ci metti quella terra lì, poi logicamente ci va messo un po' di compost, è buono perché è quello che fa la differenza, e si arriva al piano di campagna. E siamo qua, ad esempio, no? Poi a quel punto che cosa faccio? Ci metto un cartone sotto e poi tutta paglia sopra, 20 cm di paglia. E questo normalmente lo faccio a ottobre, novembre.
Quindi perché c'è un sacco di materiale. Totalmente. Il cartone scompare, poi a primavera, qui è proprio storico, si pianta per Pasqua, Pasquetta, io a Pasquetta inserisco, immaginati questa, inserisco la patata, sotto il cartone se ancora c'è, spesso non c'è più, e ricopro un'altra volta con la mia paglia. Con il cartone protetto, col cartone paglia hai protetto il suolo Per tutto l'anno, perché fondamentalmente è così, e il vantaggio grosso è che il cartone fa non da devi mai diserbante. andare a diserbare e a faticare per diserbare. Preciso. Tutte le piante che anche nascono, ad esempio questa qui nasce, però sono talmente leggere che le tiri fuori con niente, se anche vuoi fare un po' di pulizia, è semplicissimo. Il disfacimento della paglia crea humus alla lunga, logicamente, prima sostanza organica e poi humus per il terreno, quindi in teoria io il prossimo anno posso cambiare destinazione, invece di metterci patate posso fare degli altri, oppure quando vado a raccogliere le patatine così le lascio. Ok, quindi già di fatto la semina è già fatta. È già fatta. Loro rinascono, io ho dei cassoni che hanno 7 anni e vanno avanti così, sempre patata su patata, che sembrerebbe anche una cosa non si garantisce quella che è il rinnovamento con il cambiamento di cultura, però funziona. L'importante è metterci ogni tanto altre piante, ci metto cavoli o ci metto zucchine, che danno un po' di movimento alla microbiologia più che altro. Queste qui sono le ultime che abbiamo piantato, sicuramente tra all'incirca metà giugno, perché io faccio la piantumazione delle patate, non la faccio tutta insieme, inizio con a Pasquetta. 2 mesi e mezzo in 60-80 giorni, così sono... Sì, se non era la metà era all'inizio di giugno comunque, perché facendo così ancora un'altra volta bisogna che dobbiamo reagire ai cambiamenti in maniera creativa. Il cambiamento climatico esiste, se le metto tutte insieme ho troppa possibilità di non raccogliere niente. Se le metto dilazionate magari mi brucia quelle prime ticce e raccolgo quelle più tardive. Allora ogni 15 giorni metto patate e poi alla fine faccio un bilancio, ma insomma fondamentalmente sicuramente ottengo di più e ho meno rischio. Quali sono i luoghi vocati per le patate? Che non è che crescono bene allo stesso modo ovunque. Allora, tutte le volte che piantiamo delle piante dobbiamo avere non dico una conoscenza approfondita, ma comunque sapere da dove provengono le piante primordiali. Le patate vengono dall'America Latina e dalla montagna, quindi logicamente io sono uno fortunato perché è la pianta più adatta per il mio clima, 900 metri, piove molto, anche durante l'estate, a parte quest'anno, di solito c'è delle piogge, almeno 4-5 piogge che servono per la crescita vegetativa, e la cosa fondamentale è non si ammalano. Invece le patate si possono mettere anche in pianura. Il problema delle pianure è che sia per quanto riguarda le virosi ma anche per quanto riguarda le patologie in genere sono molto più sensibili e di conseguenza in pianura si è quasi sempre costretti a fare trattamenti chimici. Io infatti ho avuto qualche problema, ho trovato delle larve che le avevano mangiate in parte, poi la pianta è morta un po' presto rispetto al completamento del ciclo. E questo è l'inconveniente. Da una parte alcuni anni può andare bene anche fare delle prove in basso, però logicamente in montagna da questo punto di vista siamo più fortunati. Queste piantate qua non hanno avuto niente nel rame, niente, zero, quindi proprio come mamma le ha fatte. Logicamente il topino che le buca ci sta un ferretto che comincia a capire quanto sono buone queste patate, quindi ci fa la casa, però tanto il 10% ce lo prendono anche in banca, figuriamoci se non se lo possiamo lasciare alla natura. Vedi, grandi e piccole come tutte nella natura, non tutte sono uguali, per fortuna. Divertiti. Siccome mi sono divertita, vado a vedere cosa c'è qua sotto, perché la sorpresa mi piace. Oh, guarda! Allargati. Non è un caso. Questo è grande, vedi? Non è un caso, perché ti dico perché, se vuoi. Quale potrebbe essere la ragione? Che sono rimasti troppa ombra. Avevano troppa ombra. Sì. Devo trovare il giusto equilibrio. E anche lì il giusto equilibrio della pianta. Però ce n'è ancora un'altra. Prova quest'altra qua, vediamo se confermo la mia ipotesi. E se non ci so ti dico anche perché. Ah no, ci sono. Questa è più bella. E infatti torna. È divertentissima questa cosa. No, l'anno prossimo voglio fare più patate perché sono troppo belle da raccogliere.
sembra un nido. Sembra di come un po' raccogliere le uova. Preciso. Ah, ma guarda qua! Perché vedi, perché la patata si è allargata da una parte e invece di rimanere fissa nel solito posto. Vabbè, guarda qua. Va bene. Allora, una cosa carinissima, quando vai a raccoglierli, Francesca, che non vuoi coglierle e metterle in cantina, sì, fisicamente si fa proprio così. Te vieni qui, metti le mani sotto, se decidi di raccogliere le patate più piccine, novelle, a luglio, prendi solo quelle che ti serve, ne prendi queste qui, di questa dimensione, e lasci il resto lì dentro. Il resto lì si conserva. Il posto migliore, almeno finché non ci sono troppo piogge. Fino a febbraio ce le Fino a lasci. febbraio possono rimanere. Se vedi che non te le mangia i topi, che quindi sei tranquilla, le lasci qui. Allora, i vantaggi. Primo, non le raccogli, non le devi asciugarle, non devi metterle in cantina. Poi in cantina ogni tanto li devi togliere. Devo avere una cantina attrezzata. Brava. Poi dopo un po' cominciano comunque a mettere le gemme e li devi togliere le gemme e poi ti si rinseccoliscono e poi comunque... La terra è la miglior custodia. Lo fa apposta? La terra lo fa perché il prossimo anno le deve conservare al meglio perché possono rinascere. Quindi c'è tutta la vitalità e è semplicissimo, capito? Però è troppo vantaggioso. Ti servono 5 patate, ne raccogli 5, non c'è bisogno di coglierne 2 kg, 3 kg. E questo è un altro vantaggio. I patate. Quando vengo a trovare Fabio ho sempre un sacco di suggerimenti da applicare poi nel bosco di Ogygia e qui appunto oltre ad avere questa tecnica di coltivazione delle patate con i bancali rialzati ho avuto buone idee anche per utilizzare il mio legno e cominciare a costruirmi le mie aiole sollevate che mi serviranno per le patate volendo ma per tutti quanti gli ortaggi. Ho i miei, ricordate, i miei rami di pino da utilizzare e posso decidere di metterli a terra come ha fatto Fabio. Si può preparare il perimetro delle aiuola mettendo il legno in orizzontale, qualche pezzetto di legno come questo a zeppa per tenerli fermi. A quel punto avrò creato, mettendole di più, delle parti delimitate. Dentro questi spazi andrò a mettere materia organica di vario tipo, da sfalci ma anche materia più forte come il legno appunto. E nel tempo ci possono volere anche degli anni, si creerà un nuovo terreno ricco di humus e quindi ideale per coltivare. Per evitare che diventi il regno delle erbe spontanee, se ci vogliamo coltivare gli ortaggi, si mette il cartone. In autunno si mette il cartone che eviterà la crescita di erbe spontanee e sopra altra paglia. Anche se abito in pianura, io le patate ci riprovo a farle. Sicuramente avrò il mio risultato, che non sarà perfetto, ma sarà comunque un risultato sufficiente, anche perché differenziare nell'orto è sempre una buona regola. Questo qui era la stessa ambiente di lì, solo che erano quelle piantate per prime e fisicamente ora ho tolto tutte le patate perché comunque una parte, proprio per un bel sano principio di permacultura, bisogna assicurare un raccolto e mettere il fieno in cascina. Semplicemente ho tolto tutto, ho rimesso il cartone e ho messo il fieno perché tra domani all'altro ci pianto i cavoli neri. E il processo è sempre lo stesso. Grazie Fabio, ho 3 patate, potrei fare il gioco? No, io no, sono proprio imbranato. Non si può fare, va bene. Se avete altri suggerimenti per coltivare le patate, scriveteli qua sotto, condividiamo le nostre esperienze, così impariamo tutti ad essere sempre più bravi e efficienti nell'orto. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Mettete mi piace. Mettete mi piace. Ma quello non me lo ricorderò mai.